uccellini. Ok, cari amici, guardiamo oggi cosa bolle in pentola. Oggi andiamo a fare le orecchiette alla pugliese con le scime di rapa o friarielli, dipende dalla regione, chi li chiama in una maniera che un'altra. Io sono andato a pulire le rape, il gambo non l'ho messo, ho solamente messo la foglia e il fiore. Ok, la foglia e il fiore, tutto il resto l'ho levato, ma non l'ho buttato via. Sono andato a metterlo nell'acqua, che dopo andrò a bollire, e le bollerò un 10 minuti, un quarto d'ora. Poi le andrò a levare. Questo perché? Così almeno un po' di sapore l'acqua già ce l'ha. Ho messo anche delle foglie, ho messo delle foglie che poi magari dopo recupererò. Ho messo in un'altra pentola aglio, olio e peperoncino. Ho messo dove andremo, che arriva a temperatura, l'ho messo incamiciato perché dopo lo devo levare, e incamiciato mi torna meglio sia per recuperarlo, sia perché manda un po' meno sapore. Essendo incamiciato l'aglio emana sapore ma non eccessivamente. E io semplicemente andrò a prendere le mie scime di rapa belle pulite. Seguite bene questo punto, le metterò dentro e già adesso ci metterò un pizzico di sale. Io uso il sale grosso, mi torna più comodo. Ok, le mettete, le coprite, ogni tanto le andate a girare e devono cuocere un totale di un 15 minuti. Fiorellino, questo non è il suo tappo perché non ce l'ho, comunque va bene. Mentre invece di qua andrò a fare un impasto che è semplicissimo, un impasto di semola di grano duro rimacinata, e si fa il 50-50. Mettiamo caso, io credo che ogni persona ne mangi questo piatto qui almeno 100 grammi, do scontato 100 grammi. Se siamo in due praticamente sono 100 grammi di semola e 100 grammi di acqua. Io ho fatto sciogliere nell'acqua il sale, vedete il sale? Nell'acqua, così si scioglie. L'acqua deve essere calda, calda diciamo del rubinetto, ma circa sui 18 gradi, 18-20 gradi, non di più. E le andrò a meschiare insieme e farò praticamente la pallina per fare le orecchiette. Se vi sembrerà un po' morbidina, aggiungeteci un goccino di farina. Dipende anche dall'umidità, dipende dalla temperatura dell'acqua. A me prima anche il composto 50 e 50 era un po' morbida, ci ho messo una manciata di farina. La dovete impastare per una decina di minuti se volete ottenere un risultato decente. La potete sia impastare su un piano di legno, sia nella spatolina, Comunque dovete ottenere un bel impasto morbido, che non si attacchi però alle mani. Poi fate una bella pallina. La pallina la potete mettere in un canovaccio pulito e ce la lasciate stare per un quarto d'ora, 20 minuti. Così, tranquilla e beata così, non in frigo ma in questa maniera. Allora, prendiamo una parte del nostro impasto, il resto lo rimettiamo dentro, formiamo un siluretto di 1 centimetro circa come diametro. Ora non siate troppo precisi, perché sono fatte in casa, sono fatte da noi, cercate di essere meno precisi possibili, meglio. Il nostro cilindretto. Ok, poi tagliate degli gnocchetti, diciamo così, dei pezzettini da 1 centimetro l'uno. Poi prendete un coltello dalla parte liscia, arrotolatelo
e poi rigiratelo. Così, e poi rivoltatelo dall'altra parte, col dito dentro, lo rigirate. Questa è la vostra orecchietta. Ne facciamo un'altra, mettete magari un po'. Tac. Nel buco, rigirate il buco col dito del sotto. Mettete il dito sotto e lo rigirate, la rigirate su se stessa. Ecco l'orecchietta. Ne faccio un'altra. È semplice, basta farne 5 o 6 all'inizio. Girate, dito sotto, vedete? Aprite un po'. Ecco qui l'orecchietta. Ok, questo è il risultato finale. Vedete belline? Ora devono riposare almeno una mezz'ora, un 40 minuti, con un canovaccio sopra, asciutto, così, e devono un po' riposare. Poi le andiamo a condire, andiamo a riscaldare le nostre scimmie di rapa. L'orecchietta fa un po' la stessa cosa dello gnocco, quando è pronta viene a galla. Ok, pronte, le ho un po' saltate, ci ho messo su un pochino di olio a crudo e un po' di pepe. E ora siamo al momento quello tanto aspettato. Tacte. Buone, semplici. Buone. Grazie per l'attenzione.